Ho comprato uno Shure SM7B falso. In questo video lo confronto con lo Shure SM7B originale per farti vedere come le differenze estetiche di suono, di forma d'onda, di peso e quant'altro sono veramente minime. E alla fine del video capiremo se vale la pena comprare per 400 e passa euro uno Shure SM7B oppure conviene spendere infinitamente meno e prendere uno Shure contraffatto. Iniziamo. Come ti raccontavo nell'introduzione, in questo video parliamo di Shure SM7B contraffatto e Shure SM7B originale. Questo video e il mio acquisto di questo Shure SM7B contraffatto, ovviamente sapevo che era contraffatto, infatti l'ho pagato usato 2 lire, è nato dal fatto che qualche tempo fa ho comprato un Neumann BCM 705, non so se hai visto il video, te lo lascio qui da qualche parte, e quel microfono pensavo fosse vero. In realtà poi era contraffatto, però per fortuna alla fine l'ho ottenuto per 50 euro, quindi tutto sommato non è andato malissimo, perché la piattaforma sulla quale ho acquistato ovviamente mi ha tutelato, per fortuna. Però vatti a vedere quel video perché ci sono un sacco di consigli su come acquistare usato senza essere truffati, o comunque diminuendo sempre di più le possibilità di essere truffati. Ok, torniamo all'argomento di questo video, lo Shure SM7B. Ho comprato usato su una piattaforma online uno Shure SM7B contraffatto. Ovviamente la persona me l'ha detto, io ne ero consapevole, ho pagato 2 lire e volevo effettivamente vedere com'era. Perché io ho uno Shure SM7B originale e ne sono convinto, assolutamente così, e ho visto che lo Shure SM7B che mi è arrivato effettivamente è identico. Identico. Davvero le differenze sono così minime, poi ti farò un video ancora più approfondito sulle differenze. In questo video voglio raccontarti un po' in generale come suona, quali sono le differenze estetiche, il peso, la forma d'onda, insomma ti darò tantissime informazioni affinché tu possa decidere se comprare l'originale e pagarlo 400 e passa euro oppure comprare un fake, meglio ancora usato, e pagarlo 2 lire. Ti faccio vedere i 2 microfoni. Questo è uno. Ok, questo qui è uno Shure SM7B e anche questo è uno Shure SM7B. Uno dei due è contraffatto, l'altro è originale. Ma quale? Ti assicuro che sono identici. Nel frattempo che io parlo in questo video, tu vedrai delle immagini perché ho fatto dei video dove ti mostravo la capsula, dove ti mostravo la griglia, dove ti mostro la connessione con il jack, insomma ti mostro tutta una serie di cose in modo da farti vedere come esteticamente sono identici. Identici, assolutamente identici. La differenza, quindi, al di là di cose veramente piccole esteticamente, e la cosa più evidente che posso dirti sono gli adesivi, perché nel mio originale dietro non c'è adesivo. Allora, lo sai, sono state fatte diverse edizioni dello Shure SM7B.
anche perché io ho l'originale una confezione, un amico ha l'originale un'altra confezione perché l'ha comprato in un altro periodo, ok? Molti anni prima di me. Quindi esistono diverse... il microfono è sempre lo stesso, però a volte ci sono delle piccolezze che comunque sono microfoni originali, vanno a definire comunque microfoni originali. Quindi il mio non ha dietro o avanti, insomma dove vuoi tu. Qui c'è la scritta e qui no, ok? Quest'altro che è contraffatto ha la scritta qui, ma anche la scritta da quest'altro lato. Ok, questa è la prima cosa. Una cosa che mi ha fatto insospettire, nel senso lo sapevo che era falso, che c'è scritto qui da qualche parte 25° anniversario. E io so che il microfono Shure SM7B del 25° anniversario è diverso, ok? Esteticamente è un po' particolare. Una cosa che mi ha fatto accorgere di questa differenza è il cavo, ok? Perché questo? Perché il cavo, alcuni dicono la lunghezza, eccetera, eccetera. Nel mio caso non è la lunghezza, ma è il materiale del cavo. Questo cavo è molto più gommoso, questo del fake, è molto più gommoso e molto più morbido. Quest'altro invece, quello dell'originale, è molto più resistente, molto più duro e leggermente meno spesso rispetto all'altro. Ok, però sono piccolezze. L'unico modo per distinguerli è il suono. Ok? Adesso ti faccio vedere in questo momento la forma d'onda dello Shure SM7B originale e guardala, memorizzala. Adesso ti faccio vedere la forma d'onda dello Shure SM7B contraffatto. Ok, guarda anche questa e memorizzala. Adesso ti faccio vedere le due forme d'onda sovrapposte. Guarda come la differenza è veramente, veramente minima. C'è la differenza, per carità, ovviamente perché fra un po' te li faccio sentire e sentirai che suonano diversamente. Ma questo diversamente non è nulla che non si possa correggere in post-produzione con semplicemente un'equalizzazione e un minimo di distorsione, se vuoi, di eccitamento su certe frequenze. Ok? Basta. Semplicemente questo. Il microfono falso è veramente molto simile all'originale. Adesso guarda, ti faccio vedere il peso dei due microfoni. Allora, io ho cercato online e su alcuni siti c'è scritto che l'originale pesa 726 grammi, eccetera, eccetera. Su altri siti c'è scritto che pesa tra i 730 e i 900. Infatti il mio pesa 800. Adesso puoi vedere qui sulla bilancia. Il falso pesa esattamente quanto c'è scritto sulla maggior parte dei siti. Questo vuol dire che chi copia questi microfoni lo fa veramente in maniera molto attenta, molto precisa, proprio lavorando su ogni singolo dettaglio. Io non ho la scatola perché li ho comprati usati, quindi non ho la scatola. Mi hanno mandato sia la spugna, questa qui che conosci bene, sia quest'altra. Ok? Quindi le due spugne. Una cosa che mi fa... Infatti questo è un po'... Devo correggere un attimo questa cosa. Il falso, nel mio caso specifico, però lo sai, mentre Shure li produce in diverse fabbriche, però sono tutte controllate, c'è il servizio di qualità, il controllo di qualità, eccetera, eccetera. Questi qui probabilmente sono prodotti in fabbriche diverse, non c'è un controllo di qualità, eccetera, eccetera. Quindi la chiusura della capsula di questo qui falso è leggermente tagliente. Infatti ogni volta che vado a togliere la spugna mi cadono un sacco di pezzettini di materiale della spugna, perché ovviamente è tagliente. Ok, quindi questo è un modo, me ne accorgo quando tolgo la spugna. Ecco, vedi, mi fa la scrivania una schifezza. Però no, la differenza la vedo dall'adesivo dietro. Fondamentalmente li riconosco per questo, oltre che per il suono. Quindi anche la spugna, tra l'altro mi è arrivata un po' difettosa, qui devo semplicemente incollarla. Allora, le spugne sono esteticamente identiche all'originale, ma suonano diversamente, quindi evidentemente il materiale all'interno non è lo stesso, ovviamente.
Però adesso ti voglio far sentire, perché ti ho fatto vedere la forma d'onda dei due microfoni separatamente e uniti, e adesso ti faccio ascoltare i microfoni, ok? Quindi in questo momento ascoltiamo il primo e poi subito dopo ti faccio ascoltare il secondo. Vai! Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Io come al solito mi dimentico sempre di dirti di mettere le migliori cuffie a disposizione, però spero che tu guardando i miei video ti sia abituato a questo, e tra l'altro è anche una questione logica, perché se devi ascoltare delle sfumature o metti le migliori cuffie che hai a disposizione oppure quelle sfumature non le riuscirai a recepire ovviamente, perché se ascolti questi due microfoni dal telefono, dallo smartphone, la differenza non la senti. Se ascolti dalle casse del computer, dal computer fisso, portatile o quello che sia, le differenze non le senti. Se metti delle cuffie buone, le migliori che hai a disposizione, e ti chiedo di comprartele laddove tu non ce l'hai, perché se fai audio o video è impossibile che tu non abbia delle cuffie decenti, impossibile perché stai facendo le cose a caso. Ma ci sono diversi video dove ti spiego l'importanza delle cuffie e ti do consigli per comprarle, quindi vai a cercare i video sul mio canale perché c'è veramente tutto. Ti dicevo, sei riuscito a riconoscere il microfono fake dal microfono originale? No? Allora, adesso ti faccio riascoltare entrambi gli audio con la dicitura, in modo che tu sappia quello che è originale e quello che è falso. Andiamo. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Ok, è quello che avevi immaginato? Sii onesto, commenta questo video e fammelo sapere. È un gioco, non si vince, non si perde nulla, quindi anche se hai sbagliato va bene lo stesso. Anzi, se hai sbagliato dai ancora più valore al fatto che questi microfoni, questo sì, che questi microfoni sono diventati molto simili all'originale. Quindi a questo punto ha senso comprare un microfono originale, spendere 400 e passa euro, oppure conviene comprare un fake se proprio hai bisogno di questa forma del microfono, vuoi far vedere che anche tu hai lo Shure SM7B perché tutti hanno lo Shure SM7B e tu non vuoi essere da meno? Ha senso comprare il falso? Allora, c'è secondo me una cosa da tenere bene in considerazione. Se tu lo paghi come me, 2 spiccioli usato, allora può avere senso, ok? Se invece tu lo paghi 150 euro, quanto lo vendono sui siti cinesi, non ha assolutamente senso, perché per 150 euro ti compri un microfono vero. Ti compri un microfono che suona veramente bene, e ce ne sono tantissimi che suonano bene in quella cifra, quindi dal mio punto di vista non ha senso. E tra l'altro per 150 euro ti compri un microfono che ha un controllo di qualità, quindi un microfono che funziona benissimo, è un microfono che ha un supporto, che ha un software, che ha una garanzia, quindi non c'è proprio paragone. Quindi se devi spendere la cifra intera, 150 euro, follia, non lo fare per nessun motivo al mondo. Se invece lo trovi a 2 bagigge online, prendilo, perché suona. Ora, sappiamo bene però, ti faccio una piccola premessa, che questo qui che è arrivato a me esteticamente perfetto, suona decentemente come hai sentito, molto diverso rispetto all'originale, molto più chiaro, però comunque suona bene, silenziosissimo. Magari quello che compri tu su una piattaforma o online o usato potrebbe non essere la stessa produzione, potrebbe essere molto più scarso. Io una volta ho preso su un sito cinese online, ho preso un'imitazione del Neumann U87AI, ho pagato 13 euro e quindi non è che mi aspettassi chissà che, però era proprio plastica, sembrava che si sbriciolasse in mano. Mentre presi l'imitazione del TLM 103 sempre falso, ed era invece il materiale molto migliore. Quindi in base a quanto spendi ovviamente hai un microfono
migliore da un punto di vista non solo di materiali ma anche di suono. Quindi se questo qui lo trovi nuovo, per esempio a 70 euro, sicuramente ti arriva plastica fetente che la tieni in mano e si distrugge. Se lo paghi 150 euro probabilmente ti arriva questo, che suona decentemente, che è pesante quanto l'originale, è identico, eccetera eccetera. Però ti ripeto, se devi prenderlo nuovo non lo fare perché non ha proprio senso. Comprati un microfono vero. Se invece vuoi comprarlo usato perché fa figo avere questo microfono, cerca di pagarlo il meno possibile, perché comunque è un microfono contraffatto e non sai se poi suona bene come questo, suona male o altro, ok? Bene. Farò un prossimo video dove ti faccio vedere, dove entriamo ancora più nel dettaglio, dove ti faccio vedere e capire tante altre cose. Questo è un primo video, ma credo di averti dato già un sacco di informazioni, perché ti ho fatto vedere esteticamente la capsula e tutto il resto. Ti ho fatto vedere il peso, ti ho fatto vedere la forma d'onda e ti ho fatto anche sentire il suono. Quindi credo sia uno dei video più completi che trovi su YouTube per quanto riguarda SM7B originale e SM7B fake. Però ne farò ancora un altro, perché secondo me vale la pena di fare un video su questo microfono, perché mi ha veramente stupito come riescano a contraffare in maniera così pazzesca un microfono originale. Ma ovviamente questo vale anche per l'SM58, SM57. Ormai i Neumann di cui ti parlavo prima, il mercato dei fake è diventato pazzesco. Comprare microfoni usati è molto rischioso, quindi meglio comprarlo nuovo a rate piuttosto che usato e correre i rischi. Però guardati quel video di cui ti parlavo, che ho pubblicato poco tempo fa sul Neumann BCM705, perché ti do tanti consigli su come comprare usato e cercare di tutelarsi, ok? Basta per questo video, è diventato lunghissimo. Fammi sapere che cosa ne pensi, se avevi capito qual era originale, qual era falso, se secondo te le differenze sono invece enormi, tutto quello che ti viene in mente. Ti leggo e rispondo sempre nel più breve tempo possibile. Grazie mille, ci vediamo prestissimo.